Salve a tutti e bentornati su Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu! Ho esagerato un po' troppo con il caffè prima della registrazione. Nella scorsa puntata abbiamo sconfitto Rayquaza e ha salvato il mondo Pokémon dal meteorite. In questo episodio inizieremo il dopostoria. Nel frattempo, come potete vedere, ci stanno le icone dei boss che abbiamo affrontato nella storia: Zapdos, Moltres, Articuno, Groudon e Rayquaza. Nel mentre io vi invito a lasciare like o dislike e a iscrivervi al canale. Detto questo, let's play! Grazie alle eroiche gesta di Giuseppe e Pikachu, il meteorite viene distrutto e la pace torna a regnare nel mondo dei Pokémon. Ma le calamità naturali continuano a portare devastazioni. Le catastrofi, per quanto meno frequenti, si verificano ancora. Per ovvie ragioni l'attività di soccorso del Team Star Allies prosegue come se nulla fosse cambiato. Qualche mattino dopo, eccoci tornati nei panni del nostro amato Charmander. Buongiorno Giuseppe, è da poco che sei in piedi? Prima ho fatto un giro all'ufficio postale Pelipper. La bacheca è ancora piena di richieste di soccorso. Anche se la pace è tornata, ci sono molti Pokémon che hanno ancora bisogno d'aiuto. Giuseppe, continuiamo a dare del nostro meglio, come sempre. Vabbè, non ha detto esattamente quello. Comunque, ho già delle missioni create da solo. Giuseppe! Oh, Caterpie. Salve, Caterpie e Metapod. Che c'è? Snubbull, c'è qualcosa di strano. Snubbull è strano? In che senso? È irriconoscibile. Giuseppe, andiamo in piazza. Ciao, Alakazam. Ciao Alakazam, hai visto Snubbull? Ho saputo che gli è successo qualcosa di strano. Io sono Snubbull. Cosa? Tu saresti Snubbull? Beh, sei cambiato parecchio. Non ci capisco più niente neppure io. Sono entrato in quella grotta e tutto ad un tratto... Quale grotta? È apparsa all'improvviso. Vedete laggiù? E quindi sei entrato là dentro? Proprio così. E quando sono uscito mi sono ritrovato conciato in questo modo. Snubbull ha subito un'evoluzione. Si è evoluto. Evoluzione? Evoluto? Che cosa significa? Come cosa significa? I Pokémon, se soddisfano determinate condizioni, si possono evolvere. Quando un Pokémon si evolve, il suo aspetto cambia. Oh wow, vuoi dire che il nostro aspetto può cambiare? Pikachu, tu stesso sei un Pokémon evoluto, ti sarai evoluto da un Pichu. Vabbè, credo che quella grotta sia il luogo dove può avvenire l'evoluzione. Almeno credo che sia così. Tu come hai fatto a evolverti, Alakazam, scusa? Forse prima non ci si poteva evolvere perché l'equilibrio del mondo era sconvolto. Ora che il meteorite è stato distrutto, l'equilibrio del mondo è stato ristabilito. E quindi è probabile che quella grotta sia diventata accessibile. Quindi se mi evolvessi diventerei come Metapod? Come vorrei diventare Butterfree. Un momento, io non so se questa storia mi piace o no. Il mio bel bacino è diventato tutto rugoso. L'evoluzione non è una cosa cattiva. Con l'evoluzione non cambia soltanto l'aspetto esteriore del Pokémon, anche la sua forza e le sue abilità possono aumentare, ad esempio. Oh, veramente? Quindi è probabile che io sia più forte di prima? Se è così voglio evolvermi anch'io. Voglio diventare Butterfree. Anch'io! Possiamo evolverci entrando in quella grotta allora? Sì, però devono esserci delle condizioni necessarie. Giuseppe, quando la sentiremo potremo andare in quella grotta ad evolverci. Ma per il momento non possiamo ancora. Aspetta. Ritorna senza compagno se vuoi entrare. Ok. Ah, giusto, ho dimenticato. È tornata la pace, grazie, non ci si poteva aspettare altro da voi. Chi trova un amico trova un tesoro. Se non sbaglio dovrebbe avere, esatto, nuove aree amico. Oddio, tanta bella roba. Abissi marini. Piccolo arcobaleno, prendo questa area amico perché servirà per un leggendario più avanti.
Poi campo divino, anche questa è una amico essenziale per dei leggendari. Sì, bene. Depositiamo i nostri oggetti e off camera comprerò le aree amico. Oh, giusto. Cavoletti, me ne sono scordato. Andiamo un attimo via. Oh, ciao Medicham. Quel nome mi fa così divertire. Non ci si vede da un pezzo, tutto bene? Ho sentito la storiella di Lombri, è troppo divertente. Ho sentito che Lombri per poco non affogava in mare. Ma Lombri vive in acqua, assurdo. Oh già, Giuseppe, aspetta un attimo. C'è un argomento che volevo affrontare prima di andare in un altro dungeon. Come sai, finora abbiamo sempre esplorato i dungeon insieme, Giuseppe, ma penso che d'ora in poi ci aspetti ogni sorta di dungeon. Ce ne saranno alcuni troppo difficili persino per noi. Avrei un'idea. Invece di fare tutto noi, potremmo lasciare che sia l'intera squadra a occuparsene. Ti piacerebbe poter scegliere leader o compagni di squadra differenti a seconda del dungeon? Potremmo persino rinunciare a certe missioni di soccorso. In questo modo riusciremmo ad affrontare meglio le missioni schierando Pokémon di tipo differente. Che ne dici? Giuseppe, pensi che sarebbe una buona idea poter scegliere il leader della squadra? Sì. Sì, perfetto, sapevo che avremmo trovato un'intesa, Giuseppe. Ok, nuova regola. Possiamo scegliere liberamente i Pokémon che andranno nei dungeon. Ecco come ha scelto il leader della squadra. Vai nella sua area amico, mettiti davanti a lui, reclutalo e poi scegli il leader. È così che si scelgono i leader, bisogna farlo prima di entrare in un dungeon. Un'altra cosa. Dovremmo fare in modo che i leader siano liberi di andare nei dungeon anche da soli. E infatti è questo il modo per entrare nella grotta luccichio. Ricapitolando, per scegliere il leader della squadra, vai nell'area amico e usa leader, bla bla bla. Sì, però per questa missione abbiamo ancora Pikachu dietro di noi. Ah, l'arco amico ce l'ho! Perfetto. Allora, giusto per evitare che ci vada male un qualcosa, salvo. E nel caso fallissi la missione, ok, posso aprirla. Questo vuol dire che il dungeon indicato è accessibile. Il dungeon in questione è la caverna sud. Collina Dragone. Questo dungeon, se non sbaglio, si sblocca con un'altra area amico, la cosiddetta caverna Drago. In questo dungeon ci stanno due Pokémon che io vorrei provare a reclutare. Attenti, perché se non sbaglio... no, ancora non c'è quel Pokémon. Se non sbaglio, in questo dungeon dovrebbero esserci le famosissime trappole di cui vi ho ardentemente parlato negli episodi precedenti. In questo dungeon si trovano principalmente Pokémon di tipo roccia. La caverna sud ovviamente non la faremo tutta e vi spiego il perché. È un dungeon di ben 40 piani. E voi non volete... no, non 40, 50. E voi non volete che io faccia 50 piani, vero? Ad una certa risulta noioso. C'è? Non c'è. C'è? Non c'è. Ah! Sono scemo, lo so. Ecco una delle tante trappole. Una cosa che Pikachu non ha detto è che possiamo cambiare leader nel dungeon. Quanto fa? Aia. Allora, facciamo una cosina. Per evitare che io subisca altri danni, facciamo così. Cambiare leader è un'ottima tattica. Talmente ottima che nel gioco futuro l'hanno rimossa. C'è niente. Accidenti. No. Non sono così. Oia. Stupido da farmi beccare da uno stupido. Oh, Diglett che usa fossa. Cioè ti sei letteralmente suicidato. Vacca arancia. Mangiala.
rotolamento è pericolosa come mossa. Ecco Cloyster. Insomma, questa volta dobbiamo salvare una famiglia di Cloyster. No. Il concetto Pokémon che voglio reclutare qua spawna dal piano 5, credo. Vi spiego perché faccio questi attacchi. Come avete visto, è possibile scovare delle trappole nascoste. Io l'oggetto che permette di vedere le trappole lo dovrei avere nell'inventario. Cioè, non nell'inventario, nel deposito. Vediamo se lo posso reclutare. No, ancora non è presente. Non è Diglett quello che voglio. Perché mi fai apparire solamente i Diglett? Sai che ti dico di sì. Sei di livello 33. Wow. Che mosse hai? Mamma mia, perfetto. Dovrebbe smettere di spawnare dal piano 10 Cubone. Ora, ragazzi, non svegliatelo. Sì, lo posso. Sì, è ancora presente. Vai, sconfiggi quel tuo simile. E lì mi puzza di covo di Pokémon. Un altro Seedot. Quanti ce ne sono? Cioè, sono infiniti per davvero. Questo è il penultimo Cloyster. Allora, dove siamo? Uffa. Odio i Seedot, non quanto gli Hypno. Seedot ancora? Quanti sono? Addirittura sintesi. Allora, Cubone, ancora Seedot? Ma che è una piaga? Mi rifiuto di andare in quel luogo pieno di oggetti. Perché mi puzza di covo di Pokémon. Cubone! Ce ne sono due! Maledizione. Ti prego, reclutalo. Aia. Sì! Ed è di livello 28. Vabbè, non importa, lo posso allenare. Giusto per sapere che mosse hai. Ora devo un attimo riabilitarmi. Dov'è? Oddio, ti prego, fa che non sia un covo di Pokémon. E non lo è. Vediamo un attimo questi soldi. E poi fuggiamo dal dungeon. Sì, questa volta usciamo. Non ve la farò vedere tutta questa grotta. Anche perché è impossibile. Gli oggetti in questione sono degli oggetti evolutivi delle MN. Cavolink è un oggetto che serve a far evolvere i Pokémon che si evolvono tramite scambio, come Haunter, Kadabra, Machoke, Scizor. Sì, Scizor. No, aspetta, in questo gioco non serve. È il Cavolink. Poi chi altri? Ah, giusto, Graveler si evolve via scambio. 3 Cavolink. Poi questo dovrebbe dare una MN. Esatto, l'MN di cascata. Queste MN ci servono per accedere ad alcuni dungeon. Poi c'è Volo, questa ci permette di tornare nella Torre Celeste. Surf, questa è importantissima perché sblocca 2 queste in particolare. Forza, che ho intenzione di insegnare a un futuro matchup che
recluterò. Taglio. Poi potrei anche prendere spaccaroccia. Se non volete se non volete ottenere queste MN in quei, come si chiamano? In queste missioni, vi consiglio, l'unico altro modo è andare nei dungeon. E purtroppo adesso Pikachu non ci viene più a salutare. È una cosa triste, ma è così. Oh, giusto, dobbiamo parlare con Lombre. E di quella storia che lui a quanto pare stava negando. Allora, grotta tuononda, gomma arancia, nuove aree amico, sì, lo so. Le accetto tutte quante. E tanto per farvi vedere un'evoluzione di Gret, eccoti qua. Dov'è? Ecco come si fa a diventare leader. Giuseppe. Questa è l'area amico mia, il cosiddetto Monte Crepaccio. Vi farò vedere un'evoluzione, se posso farvela vedere ora. Si sente una voce. Tu che vuoi rinascere. Questa è la grotta Luccichio. Aspiri all'evoluzione? Sì. No, non voglio usare strumenti. Diglett si sta trasformando. L'aspetto di Diglett è cambiato. Il Pokémon Diglett si è evoluto in Dugtrio. Ecco l'evoluzione. Ora andiamo un attimo dall'Ombre a chiedergli cosa gli è accaduto. A meno che non si attivi una quest. No. Fa fresco e si sente tranquilli, ma negli ultimi tempi non ci si diverte qui. Non succede nulla, che tristezza. Se solo succedesse qualcosa per ravvivare un po' questo piattume. Che sta succedendo? Devo per forza essere io leader? Diamine, fa strano parlare in terza persona. No, attesa. Scommetto che l'Ombre me ne parla adesso, altrimenti non so che cavolo è successo. Forse avrei dovuto parlare con lui nello stesso momento in cui Medicham me ne ha parlato. Perché se è così ho perso una quest. Ah, ecco. Chi è quello laggiù? Mai visto prima, non è di queste parti. Abbiamo già sbloccato una quest. Perché abbiamo Seth. Non ce la faccio più. Non riesco più a camminare. Cado. Pff. Cielo, ho bisogno di aiuto. Dove? È la casa di Giuseppe ed è anche la base della nostra squadra di soccorso. Oh, mi avete salvato voi? Grazie! Tutto a posto, non c'è bisogno di ringraziare. Piuttosto, cosa ti è successo? Sì, mi chiamo Spinda, mi piace viaggiare. Ho girato in lungo e in largo per vedere altri Pokémon. È stata durante uno dei miei viaggi che ho sentito parlare del Pokémon Miraggio. Un Pokémon Miraggio? Sì, giusto! Non è eccitante? Da allora ho viaggiato ovunque sperando di vedere il Pokémon Miraggio. Ma non ho avuto fortuna. E alla fine la stanchezza ha avuto la meglio su di me. E devo essere svenuto. Io mi arrendo. Sono troppo stanco. Aspetta un attimo. Sei sicuro che non rimpiangerai di esserti arreso così facilmente? Ma io ho raggiunto il mio limite fisico. Se mi sforzo ancora mi verrà un collasso, ne va della mia salute. Vi prego, accettate questa cosa. Riceve qualcosa da Spinda. Cos'è? È una piuma bianca. Una piuma bianca? Sì, l'ho trovata in uno dei miei viaggi. È una specie di piuma, è chiara, ma se la si tiene così... Vedete, a seconda della luce assume un colore differente. All'inizio ho pensato che fosse solo bella da guardare, ma dopo qualche ricerca ho scoperto che è in qualche modo collegata al Pokémon Miraggio. Non sono riuscito a scoprire niente di più sull'argomento. Sono spiacente, ma mi arrendo. Ah, aspetta, stai bene? Stai barcollando? È normale, quando cammino barcollo sempre un po'. Ciao!
Perché gli Spinda camminano così? Piuma bianca, non ho proprio idea di cosa sia. Ma il Pokémon miraggio ti interessa, vero? Per una cosa del genere sarebbe il caso di chiedere a Xatu. Xatu dovrebbe trovarsi in cima al Canyon Maestoso. Andiamo lì. Sarà per un'altra volta. Ora si attiva la quest di Ombri. Come? Vuoi sapere cosa è successo in mare? No, non stavo annegando. Non fanno altro che inventare storie su di me. Vuoi sapere che cosa è successo veramente? Sono uscito in mare per rilassarmi un po'. Volevo provare a fare il sub. E così, mentre mi divertivo ad andare sott'acqua, il mare mi ha trasportato un po' a largo. Tutto ad un tratto sono comparse delle nuvole minacciose. E prima che potessi rendermene conto è scoppiata una violenta burrasca. E non è tutto. Nel mare è comparso un dungeon. Non ti dico che shock, sono schizzato fuori all'istante. Che avrebbe mai detto un dungeon in mare in tempesta? In un mare in tempesta. Come? Vuoi sapere qualcosa di più a proposito di quel dungeon nel mare? Ho tagliato la corda immediatamente, quindi non so dirti nulla di più. Ma certo, forse Whiscash sa qualcosa. Sì, è la cosa migliore, vai a parlare con Whiscash. Whiscash. Ah, vuoi sapere qualcosa a proposito del dungeon nel mare? Anch'io ne ho sentito parlare. Ho sentito parlare di un luogo al largo della nostra costa. Che crosta? Un mare sconvolto da bufere impetuose e ondate travolgenti. Questo luogo si chiama Mare Tempestoso. Là si trova un dungeon che conduce nei fondali marini. Questo mare è infinitamente buio e profondo. Questo è ciò che è giunto alle mie orecchie, che non hai neanche. Mi pare che tu abbia voglia di andarci. Tuttavia, per immergersi nelle acque di questo mare è necessaria una macchina nascosta chiamata sub. Senza sub non si può andare nel mare tempestoso. Dal tuo sguardo capisco che non vedi l'ora di andarci. Ecco, prendi questo. Il portastrumenti pieno e sub va nel deposito. Si tratta di uno strumento molto raro, rinvenuto in un luogo chiamato Grotta Solare, che è anche il luogo dove si prendono normalmente cascate e surf. Se tieni questa macchina nascosta nel portastrumenti, oppure se un membro della squadra che vuole entrare nel dungeon ha usato questa MN e ha imparato sub, potrai accedere al mare tempestoso. Beh, è questo quello che faremo nel prossimo episodio. Bene cari spettatori, io direi che per questa parte è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito e noi ci vediamo nella prossima puntata dove faremo il mare tempestoso. Una cosa importante vi devo dire, riguardo all'evoluzione. Non farò evolvere nessuno dei Pokémon principali del mio team, perché il motivo è che ci sono dei dungeon dove i Pokémon evoluti non sono affatto buoni. Ecco il perché, ve lo mostrerò più in là.